È una di quelle cose che uno ha quel sogno che non fa mai, che rimanda sempre, che alla fine rimane lì dentro un cassetto. E io nulla, a un certo punto, soprattutto dopo il periodo del lockdown, ho deciso di realizzarlo e di dire alla fine parto. Dopo una lunga attesa, Riccardo è montato in sella alla sua moto, casco ben allacciato, abbigliamento sicuro e via, destinazione, tutto il mondo. Era un sogno nel cassetto, quello di girare in lungo e in largo il pianeta. È diventata una missione che sta portando avanti. Ha già messo la bandierina nella maggior parte dei paesi europei, adesso vira verso est. In questo momento ho visitato la maggior parte dei paesi europei a nord, quindi Inghilterra, Germania, Olanda e i paesi scandinavi. E ora come meta c'è quella di andare a est. Praticamente il giro, almeno come l'ho progettato, è un giro fatto sulla parte sopra, diciamo un pochino più a nord della cartina, quindi il continente asiatico e il continente americano, nordamericano praticamente. Tra poco Riccardo partirà un'altra volta, nuovi orizzonti, nuove strade, nuove prospettive. Ogni viaggio lo porta verso una nuova scoperta, non solo lungo la via. Uno dei motivi per cui faccio questo viaggio sono proprio i pericoli, cioè sembra un controsenso, ma il fatto è che quando si viaggia in questo modo qui da soli, è preciso da soli perché anche essere in due farebbe una grossissima differenza, è il fatto che il viaggio che più che i chilometri diciamo di strada sono i chilometri che uno fa dentro se stesso, perché il viaggio è lì praticamente, non tanto nella strada che uno ha davanti, e i pericoli diciamo che aumentano la scoperta di se stessi, perché quando uno è messo al limite tira fuori la persona che è veramente. I rischi e i pericoli non mancano, ma è nella perseveranza, nei momenti più duri, che Riccardo ha trovato le soddisfazioni più grandi. Quando sono andato ora in Norvegia, a un certo punto non sapevo come fare perché le gomme non mi reggevano più la strada, perché avevo messo i chiodi per la neve, ma si erano sciupati e quindi non reggevano praticamente più la strada, la moto non reggeva più la strada. Io ho continuato a cercare questi chiodi, non c'era nessuno che li vendeva, sono arrivato fino a Alta, che è il paese prima praticamente da arrivare a Caponord, che non sapevo più come fare, era praticamente impossibile per me arrivare a Caponord in quelle condizioni, avevo già rischiato di cascare più di una volta, quindi era proprio impossibile. E mentre ero lì che pensavo di finire il viaggio, a un autogrill vedo arrivare un motorino per la prima volta, l'unico mezzo che vedo a due ruote che ha i chiodi nelle gomme, quindi corro fuori, chiedo a questo ragazzo dove ha messo i chiodi, ho trovato il posto dove ha messo i chiodi, l'officina dove ha messo i chiodi, li ho comprati, li ho montati la mattina dopo e ho potuto continuare il viaggio, quando in realtà avevo già quasi deciso di dover tornare indietro, perché ero obbligato a tornare indietro, quindi se avessi mollato 2 o 3 tappe prima non avrei concluso il giro che volevo fare. Possibile quantificare il numero di chilometri fatti fin qui? Sì, allora il numero di chilometri per ora fatti sono circa 18.000 chilometri. Quanti chilometri ci sono ancora da fare? Tanti, perché presumo che ci saranno almeno in totale 80.000 chilometri da fare. Se va bene, potrebbero essere di più. Quello che hai visto qui è solo l'inizio, perché questo viaggio non si è fermato in Norvegia, è andato molto oltre e sono successe cose che non mi aspettavo nemmeno io.